Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, lo spazio dove raccontiamo lo spettacolo con calma, rispetto e attenzione ai dettagli che spesso sfuggono ai titoli lampo. Prima di iniziare, se questo tipo di approfondimento vi piace, ricordate di mettere mi piace, iscrivervi e, se volete sostenerci ancora di più, cliccare su Unisciti. Il vostro supporto ci permette di preparare contenuti pensati anche per il text-to-speech. Frasi chiare, ritmo costante, zero rumore, solo storia. Oggi vi porto una vicenda che ha scaldato i cuori senza bisogno di scandali né colpi di scena forzati. I protagonisti sono Mahsine Merabet e Cenk Torun. Non vi parlerò di paparazzate, ma di un gesto concreto, piccolo e al tempo stesso enorme. Un sostegno quotidiano, discreto e tenace, offerto da Cenk a Mahsine mentre lei affronta la prova più ambiziosa della sua carriera, un film che la vede quasi sempre sola in scena. È una storia d'amore? È una lezione di professionalità? Forse entrambe le cose. Di certo è un racconto su come, dietro i set, la tenerezza sappia trasformarsi in energia creativa. Partiamo dal progetto. Mahsine Merabet ha accettato un ruolo che molti definirebbero da vertigine, un lungometraggio centrato quasi interamente sul suo personaggio. Pochi comprimari, lunghi piani sequenza, un arco emotivo che richiede respiro, tecnica e coraggio. Non è il classico film corale in cui ci si appoggia al partner di scena. Qui ogni esitazione resta impressa, ogni pausa pesa, ogni sguardo è una dichiarazione. Per un'attrice, è il tipo di sfida che ti fa crescere di anni in pochi mesi. E guarda caso, proprio mentre Mahsine sceglie di camminare da sola davanti alla macchina da presa, Cenk Torun decide di esserci con più costanza che mai. Non davanti all'obiettivo, ma poco fuori campo, al limite del quadro, dove la presenza non ruba attenzione e però si sente. Il set è stato allestito in una struttura industriale riconvertita, con un cortile interno che al mattino si riempie di carrelli, cavi, ballerini di luce e tazze di caffè. Da giorni, chi arriva presto vede la stessa scena, Mahsine che rilegge le battute segnandole con una matita alla base del pollice, Cenk che chiacchiera a bassa voce con l'assistente di produzione, saluta i tecnici chiamandoli per nome, chiede se c'è bisogno di spostare una sedia, apre una porta, richiude un ombrello. Non fa l'attore, non fa il protagonista, non fa il produttore ombra. Fa il compagno nel senso più semplice della parola, sta accanto. Qualcuno potrebbe dire: e dov'è la notizia? La notizia è proprio nell'assenza di spettacolo. In un'industria che spesso confonde sostegno con platealità, qui non c'è la volontà di incidere il proprio nome sul film altrui. Cenk evita lo sfarzo, evita i selfie, evita le entrate rumorose. Se appare in una foto di backstage, di solito sta dietro, sfocato o di profilo, mentre tende un soprabito a Mahsine tra un ciak e l'altro. In una delle immagini circolate, lei è seduta su una cassettiera di legno, tazza in mano, occhi socchiusi. Lui, in piedi, si piega appena per sistemarle il cappotto sulle spalle. Il gesto dura un secondo, ma dentro quel secondo c'è tutto. La cura, la misura, l'istinto di protezione che non infantilizza, l'attenzione che non chiede applausi. Durante il primo blocco di riprese, la troupe ha imparato a riconoscere il ritmo della coppia. Al mattino, Mahsine arriva con il copione segnato. Cenk le chiede se preferisce ripassare in silenzio o scaldare la voce con un paio di frasi. A volte lei dice dammi 2 minuti, a volte leggiamolo insieme. Quando serve, Cenk si mette a 2 metri di distanza, leggermente decentrato rispetto al punto in cui cadrà la luce del proiettore, e scandisce le battute d'appoggio con una voce neutra che non si impone. Non è recitare, è tenere il tempo, come un metronomo umano capace di sparire non appena l'orchestra è pronta. I tecnici, inizialmente, hanno guardato con curiosità. Che ci fa un attore noto in un set dove non recita? Non stona? Non distrae? Poi hanno cominciato a scherzarci su chiamandolo il collega gentile. Gentile perché chiede se può spostarsi per non intralciare, perché ringrazia quando gli fanno passare un cavo, perché non pretende nulla. Collega perché, pur non essendo nel cast, comprende i bisogni di un set. I silenzi non si toccano, le concentrazioni non si interrompono, le parole superflue restano in tasca finché non c'è lo stop del regista. C'è una scena, in particolare, che ha messo alla prova tutti. Un monologo in interni, luce radente, camera fissa, durata 10 minuti. Mahsine doveva attraversare 3 stati d'animo senza tagli: rifiuto, accettazione, promessa. Il primo take è stato buono, il secondo ha avuto una minima esitazione al minuto 7, il terzo è stato potente ma leggermente accelerato. Al quarto, Cenk ha capito che non servivano parole, è arretrato di un passo, ha appoggiato la schiena al muro, ha incrociato le braccia e ha respirato allo stesso ritmo di lei. Chi era in cuffia giura che a un certo punto il suono del set si è accordato.
La camera sembrava galleggiare, i respiri seguivano la stessa curva, il tempo si è allungato. Stop. Applauso secco, non di circostanza. Il Chuck è rimasto buono. Questo tipo di presenza discreta ha contagiato anche l'umore della troupe. Gli operatori hanno iniziato a prendersi un minuto in più per sistemare la scena, non per pignoleria, ma per fedeltà al lavoro che vedevano nascere. Il fonico ha chiesto di eliminare un ronzio che in altre circostanze sarebbe passato inosservato. La scenografa ha aggiunto un dettaglio che nessuno noterà, ma che per l'attrice diventava appiglio emotivo. Un vasetto di vetro con un fiore appassito, da sfiorare quasi senza toccarlo al minuto 3 del monologo. Sono cose piccole, eppure determinanti. È come se la cura di Cenk avesse liberato una catena di cura. Ognuno ha iniziato a fare il proprio lavoro con un grado in più di attenzione. Fuori, nel mondo dei social, le immagini e i racconti si sono moltiplicati. Ma è interessante osservare il tenore dei commenti. Non solo cuori e frasi a effetto. Molte persone hanno colto l'aspetto professionale del gesto. Così si sta vicino a chi ami senza rubarle la scena, ha scritto qualcuno. Non serve essere nel film per sostenerlo, ha aggiunto un altro. E poi tanti messaggi semplici. Che fortuna avere una mano che ti aspetta fuori dall'inquadratura. Mescolare l'ammirazione con il rispetto è un esercizio raro, ma quando accade, cambia l'aria. Ma Assine, interpellata durante una pausa, ha risposto con una sobrietà che la rappresenta. Avere vicino qualcuno che non vuole apparire, ma esserci, è una benedizione. Ti fa sentire al sicuro, e quando ti senti al sicuro, reciti meglio. Nessuna dichiarazione roboante, nessuna promessa. Solo la mappa di un presente che funziona. Il lavoro al centro, gli affetti come radice. È il contrario della spettacolarizzazione. E proprio per questo ha colpito così tanto. C'è anche un risvolto interessante per chi ama la coppia sullo schermo. In molti si aspettavano di vedere Cenk nel cast, come era accaduto in progetti recenti. Non è successo, e non per mancanza di alchimia. Semplicemente, questa storia aveva bisogno della solitudine di Ma Assine. Quando un attore rinuncia a un'apparizione per non indebolire la traiettoria narrativa, manda un messaggio di grande maturità, riconosce che il film viene prima dell'ego. E allo stesso tempo, scegliere di stare dietro non significa scomparire, significa dare forma a un altro tipo di presenza, più silenziosa e forse più potente. Mentre le settimane scorrevano, l'equipe ha cominciato a contare su questo equilibrio. Durante una giornata di esterni, il vento ha reso impossibile girare alcune battute. Si è deciso di virare su un piano muto, tutto volto e mani. Ma Assine ha chiesto 2 minuti. Ha guardato un punto fisso sopra la spalla di Cenk, ha ispirato, ha lasciato andare le spalle. All'azione, gli occhi facevano il lavoro delle parole. Quando è arrivato lo stop, nessuno ha parlato per qualche secondo. Il regista ha guardato il monitor, poi l'attrice, poi Cenk. Ha fatto solo un cenno con la testa. Il giorno dopo, il montatore ha scritto una nota al regista. Quella scena regge senza dialoghi. A chi chiede se questo sostegno dietro le quinte significhi qualcosa per il loro futuro, la risposta più onesta è che significa già. Significa che esiste un modo di volersi bene che non passa dalle dichiarazioni pubbliche, ma dalla capacità di fare spazi all'altro, anche quando il proprio nome potrebbe bastare a cambiare l'asse della promozione. Significa avere fiducia nell'intelligenza del pubblico. Se c'è valore, arriva. Se c'è verità, si sente. Significa, infine, che i rapporti crescono quando trovano il tempo giusto, non quello delle prime pagine, ma quello dei processi creativi. Intanto, l'attesa per la prima del film di Ma Assine cresce. Non si conosce ancora il titolo definitivo. Circolano ipotesi, suggestioni, bozze che cambiano una parola ogni settimana. Si sa però che la data è stata fissata e che la campagna di lancio punterà sulla centralità dell'attrice. Locandina con il suo sguardo frontale, trailer costruito intorno al respiro, interviste in cui si parla di metodo, non di gossip. Quanto a Cenk, la domanda è se salirà o no sul palco della prima. Alcuni sperano in una foto insieme, altri preferiscono che la sobrietà vista sul set continui anche quella sera. Qualunque sarà la scelta, l'essenziale non cambia. Il film appartiene a Ma Assine, e la forza di questo percorso sta proprio nella libertà di ciascuno di essere al posto giusto. Concludo con un'immagine che credo riassuma tutto. È tardo pomeriggio. Fine riprese. Il cortile si svuota lentamente. Ma Assine esce con un cappotto scuro e un fascio di fogli piegati sotto il braccio. Cenk la aspetta vicino alla porta. Le fa un cenno, non dice nulla. Camminano uno accanto all'altra fino all'auto. Prima di salire, lei appoggia la fronte al finestrino per un istante. Sorride come fanno le persone che hanno faticato e sono contente della fatica.
Lui le apre lo sportello senza fretta. Nessuna musica drammatica, nessun fotografo accreditato, nessun gesto da copione. Solo due persone che hanno scelto la forma più elegante dell'amore. Esserci, senza occupare spazio inutile. Se questo racconto vi è piaciuto, ditemi nei commenti quale scena vorreste assolutamente vedere nel film e quale gesto di Cenk vi ha colpito di più. La discrezione, l'ironia con la troupe, o quella capacità di sparire al momento giusto. Leggerò tutto e porterò nel prossimo video i contributi più interessanti. E se volete continuare a seguire storie raccontate con questa cura, ricordate di lasciare un mi piace, iscrivervi e attivare la campanella. Qui non inseguiamo i rumor, aspettiamo i fatti.